Grazie Marton. Allo per le Fiamme Azzurre. France per l'Aristide Co in Venezia. Buongiorno per il CS Carabinieri. Allo e buongiorni a sfidarsi per il successo. Allo a prendersi la vittoria davanti a Buongiorni. Giannini, Pavese, De Andreis, Siragusa e Cencini sono le atlete che si stanno sfidando sul rettilineo e sono Siragusa e un'ottima De Andreis a sfidarsi con un 11,75 ufficioso per Irene Siragusa. Eccoli in pista, solita grande partenza di Tumi, ma grande avvio anche per Roberto Rigali. Tumi e Rigali, 10,37, arriva un tempo decisamente interessante. (10,37) di Michael Tumi nella prima volata. Raguni contro Riparelli, Raguni, Basciani e Riparelli a giocarsi la vittoria in questa seconda batteria. È partita intanto la gara di 800 metri. Paunonen al comando, ma Bellò e Vandi sono subito alle sue spalle per cercare un tempo importante. Mezzofondo è uno dei piatti forti del meeting città di Castiglione della Pescaia, dedicato ad Angelo Belli, che fu il fondatore di questa società a inizio anni 80. Le tre prime attrici di questa gara di 800 metri subito alle spalle di Paunonen. Passaggio 1.01.06 ai 400 metri. Si è viaggiati forte in questo primo giro. Mentre abbandona Anna Paunonen, la lepre finlandese, e ora è sfida aperta tra Bellò e Vandi, atlete che hanno un primato personale abbastanza vicino nei centesimi, struttura fisica decisamente diversa, quasi coscritte le due ragazze, quasi coetanee le due ragazze, con Eleonora Vandi che mette la freccia e va a prendersi la vittoria davanti ad Elena Bellò. 2.04.80 Eleonora Vandi. È partita anche questa seconda serie. Abbiamo Favalli al comando.
superata da Ilaria Piazzi in questo momento. 1.06.5 il passaggio, 1.06.48 il passaggio a metà gara. Piazzi Statuto, Favalli. Grazie al sempre puntuale Luca Cassai vediamo anche il riscontro del piazzamento nella graduatoria all time di Eloisa Coiro, che si sale al quinto posto della graduatoria allieve di sempre, capeggiata da Marta Zenoni. E tempo di grandi volate intanto nella seconda serie degli 800 metri, col pettorale 91 di Federica Baldini, insidiata dalla giovanissima Sofia Favalli. Favalli prova a rientrare all'interno, trova un pertugio e va a prendersi il successo. Attenzione anche al Desalam Mahmak nella corsia interna. Curiosità anche per Alexander Sampao, atleta keniano che ha vinto i giochi africani nella staffetta 4x400 nel 2015 e ha partecipato ai giochi olimpici di Rio nei 400 metri. Passaggio da circa 37 ai 300 metri. Rudolf a tirare il gruppo. $52 netti il passaggio, quindi un riscontro sicuramente di interesse. Ramsey col pettorale 32 a prendere il comando, mentre Rudolf sta chiudendo il proprio lavoro da lepre. Ramsey che sicuramente non è l'ultimo arrivato alla luce di un personale da 1.47.52. Nessuna parentela ovviamente con Rashid Ramsey. Ramsey al comando davanti a Thomas Spencer. Ed è Ramsey 1.47.29. La composizione: Matteo Leccadito ed Enrico Brazzale in corsia 1, Duccio Pecciarelli e Leonardo Cuzzolini in corsia 2, Matteo Benati e Cristiano Colombo in 3, e il pluricampione italiano assoluto nonché bronzo a livello europeo juniores, ma dei 1500, Medium Crespi in corsia numero 4. Mohamed Serrade e Lorenzo Casini in corsia 5, Ibrahim Assei e Leonardo Tesini in corsia 6. Questo per completare i partecipanti a questa seconda serie, con Ibrahim Assei a menare le danze, piuttosto sollecito il suo primo giro. 52 netti, lo ricordiamo, il passaggio della prima serie. Seconda posizione c'è Leonardo Cuzzolin, atleta della Pro Sesto Atletica, già campione italiano cadetti dei 1000 metri. Seie si ferma dopo aver fatto la pacemaker in questo primo giro. Cuzzolin è atleta in grande condizione in questi giorni, in questa prima parte di stagione. Campione italiano juniores a livello indoor lo scorso anno ad Ancona.
Brazzale al comando, Cuzzolin, Zerrad, attenzione anche col pettorale numero 21 a Colombi. Si apre a ventaglio questa seconda serie, Cuzzolin che cede qualcosa alla fine ed è Brazzale a imporsi. Passaggio ai 700 metri. Marzetta, Ceniti e il bicampione europeo juniores di cross Yemane Beran Crippa. Crippa prende la seconda posizione in questi 1500 metri, atleta già bronzo a livello europeo da under 20 sulla gara dei 5000 metri. 2:28:48 il passaggio ai 1000 metri per ciò che concerne questo miglio metrico. Crippa tallonato dal britannico Adam Clark, atleta che entra con 3:47:00. Joao Bussotti, Moad Abdikadar. Adam Clark ora al comando dei 1500 metri davanti a Joao Bussotti. Attenzione ad Amin Ceniti, atleta algerino. Bussotti ci prova ma si apre a ventaglio il gruppo. Ed è Amin Ceniti davanti a Bussotti. Oseremmo dire Ceniti con 3:42:18. Ora parliamo di 3000 siepi, raccontandovi i nomi dei protagonisti. Sono Ahmed Abdelwahed, campione italiano promesse in carica, Umberto Contran, atletica futura, con l'86 intanto con l'80 pardon, al comando c'è Erastus Circir, atletica futura Roma. Di Cemutai, Shemlal in terza posizione, uno Shemlal che è stato finalista ai mondiali juniores nel 2012, 8, 19, 22 di primato personale. Cemutai al comando davanti a Shemlal. Cemutai, Shemlal e El Cunha.
2,53 intanto al primo chilometro, come informazione per gli appassionati di mezzofondo in questa gara di 3000 siepi, mentre Alcunia prova a restare in scia. Abbiamo l'azzurro Iuri Floriani poi nel gruppo degli inseguitori. Passaggio a 5,41 qui, quindi un passaggio decisamente promettente. 2,53, 2,50 al primo passaggio, al primo chilometro, al secondo chilometro 5,41. Mentre Cemutai è ora tallonato dal Petrolile 79 alla Zoglami. 8,20 in questo momento, quando mancano meno di 60 metri per Cemlal. Ma attenzione alla grande rimonta di Iuri Floriani. Cemlal 8,31,35. Zoglami alla Zoglami e Floriani bravissimo terzo per il veterano delle Fiamme Gialle e delle Siepi Azzurre. Eccole in pista. Grande avvio di Bongiorni spalla a spalla con Allò, e Allò che alla fine esce con 11,54, conferma probabilmente il tempo della batteria. Riparelli, Pasciani, Tumi, Rigali, Raguni, Gianantonio. Eccoli in pista. Si ferma purtroppo Michael Tumi ed è Jacques Riparelli a confermare